posso pure morire adesso. Io domani non mi voglio svegliare. Quello che sta accadendo in questa città non ha paragoni nella storia del calcio italiano. Tutti hanno visto e tutti si sono chiesti come è stato possibile. Siamo venuti a Napoli per raccontare un momento atteso 33 anni. Per ascoltare le storie da chi le ha vissute e le ha sentite tramandare, per capire le idee, gli istinti e i progetti che stanno dietro la vittoria di Napoli. Forza Napoli! Questo è Noi siamo napoletani, il film sul terzo scudetto del calcio a Napoli. Napoli è inafferrabile, Napoli è una percezione. Il presidente dei primi 2 scudetti, Corrado Ferlaino, diceva che Napoli è uno stato d'animo e la sua storia, piena di miti, leggende e soprattutto falsi miti, sta lì a dimostrarlo. Non morirà mai, Giulio. Napoli è storia. Per quale motivo tutte le nazioni hanno conquistato Napoli? Gli spagnoli, i francesi, gli arabi. Qual è il motivo? Napoli fu fondata dai greci 1000 anni prima di Cristo e la prima città si chiamava Partenope. Questa città fu distrutta dagli Etruschi. Gli Etruschi comunque persero e i greci fondarono una nuova città e la chiamarono appunto la Neapolis. Subito dopo i greci arrivarono i Romani e dopo i Romani fu la volta dei barbari. Greci, Romani, Turchi, cioè noi qua sottoterra abbiamo le catacombe, ragazzi, non scherziamo, noi qua abbiamo i siti archeologici importanti. Dopo di loro i Normanni che venivano dalla Scandinavia, li chiamiamo anche vichinghi, no? E dopo ancora di loro fu la volta degli Svevi, che erano i tedeschi. Dopo gli Svevi fu la volta degli Angioini, i francesi. Poi dopo 200 anni, nel 1443, fu la volta degli Aragonesi, gli spagnoli. È una città, un popolo che nella vita ne ha viste di tutti i colori. E dopo arrivarono i Borbone, e poi una parentesi austriaca, una parentesi francese. Ti rendi conto che qui sono venuti tutti gli europei? Qua senza offesa la città è number one. Napoli è stata una grande capitale. Insieme a Parigi e Londra erano le 3 grandi capitali europee. Ha perso la sua identità storica con la fine del regno, ma ha mantenuto una sua identità culturale, la lingua. Niente più di una lingua definisce un popolo. Il napoletano qui è di tutti ed è per tutti. Linguisticamente è una lingua parlata in tutto il centro-meridione, dall'Abruzzo, Molise fino alla Sicilia, quindi si estende su un territorio vasto e l'insieme di dialetti formano questa lingua. Però voglio, lo Zani viene ancora per a capire che Mulignano dice. La Mulignano sai che cos'è? No. La Mulignano dice, ma la melanzana. La melanzana. Il dialetto napoletano agli occhi della nazione ha una sua grandissima dignità nella manifestazione artistica, nelle canzoni, nel teatro. Quando vivi in un contesto pieno di colori, pieno di sensazioni, inevitabilmente ti porti dentro un disagio, una voglia di raccontare. Si esprimono alla grande attraverso l'arte, attraverso lo sport. Quando diventa la lingua della città, la lingua del popolo, è sempre la lingua di qualche personaggio un po' equivoco, di qualche mezzo imbroglione, di qualcuno che cerca un po' di sfangarla, no? L'arte di arrangiarsi, la famosa arte di arrangiarsi. Sì, l'arte di arrangiarsi, sì, ci siamo anche un po' rotti il cazzo di arrangiarci. Quando tu sogni, quando tu piensi, quando parli con un amico, vedi, voglio parlare napolitano non per incapacità, ma per amore della lingua. Buongiorno. Che è la lingua parlata da tutti noi qua. È la tua lingua. È la mia lingua. E non è un surrogato dell'italiano, è nata lingua. Napoli è vista male dal nord Italia perché Napoli è la ex capitale di una nazione conquistata. Invece il processo unitario italiano
si è realizzato non nella forma federale dell'adesione volontaria degli stati preesistenti, ma è stata un'annessione militare. Il 1861 ha un ruolo, secondo me, perché quello è il momento nel quale Napoli ha molto più che la percezione, ma proprio la contezza di aver perso lo status di capitale. Io ho vergogna di essere italiano perché io sono napoletano, io sono una terra a parte, io sono una cultura a parte e una storia a parte che è diversa, nord e sud. Quando una coppia va a vivere in una casa, l'arredamento lo sceglie insieme. Il meridionalismo questo chiede. È in questo periodo, nel grande risorgimento italiano, che il percepito nei confronti di Napoli e del sud in generale comincia a cambiare per sempre. L'Italia si spacca in due ed esplode la questione meridionale. Tra il 1876 e il 1913 si stima che 4 milioni di campani decisero di lasciare la regione. Il Napoli Calcio è nata per combattere i poteri del nord. Per molto tempo le squadre del sud che arrivavano a giocare la finale per lo scudetto dovevano giocare molte più partite perché il calcio al meridione veniva considerato arretrato. I primi anni del calcio italiano furono lo specchio assoluto del paese. Internazionale Milano, Genoa, Pro Vercelli, Bologna e Torino si spartivano soldi e scudetti. Una finale tra una squadra del nord secca e una squadra del sud veniva considerata impropria, quasi un abuso. In quell'epoca esistevano due leghe e le vincenti si sfidavano nella finalissima scudetto, anche se quest'ultima era di fatto una formalità, visto che a vincere erano sempre le squadre della Lega Nord. Quel pezzo di paese per il quale si era combattuto perché facesse parte dell'Italia incomincia a diventare un altrove quando va bene, altrimenti una zavorra. Sembra una banalità, ma noi siamo sempre stati troppo avanti col Regno delle Due Sicilie. Si è sentita la necessità di scamazzarci, ok? Ecco perché i napoletani sono un popolo indomabile, è il nostro DNA. È in questo contesto, con la FIGC che cancella la Lega Sud per l'imbarazzante divario con le potenze del nord, che nasce l'Associazione Calcio Napoli. Tutta l'Italia deve stare dritta! Siamo noi campioni! ...2.734 vittime, 280.000 sfollati, 8.848 feriti. Il terremoto dell'Irpinia del 1980, di magnitudo 6.9, e i successivi scandali sui fondi destinati alla ricostruzione della Campania arrivarono con una sentenza. Chi vive il terremoto ha un senso di instabilità nella memoria che non se ne va. Guarda, io ero al cinema 23 novembre 1980. Ero con mamma. Mi prese, raccolse, io poi ero piccolo, avevo 4 anni, disse non ti preoccupare Marco, sta venendo Goldre che ci salva. Io dissi no mamma, voglio Musella, che era il mio calciatore preferito di quegli anni. Quella domenica in televisione stavano dando la partita Juventus-Inter. Poi sento le persone urlare il terremoto, il terremoto. 10 secondi dopo le pareti della casa si stringevano. Lì ho avuto a 14 anni la dimostrazione di che cos'è il panico. Io ho davanti agli occhi ancora il mobile sul quale c'era il televisore Inter-Juventus che si muoveva e tutte le volte che c'è Inter-Juventus io penso al terremoto. Però il mio ricordo, la mia ancora di salvezza quella sera come oggi, è sempre legato ad una maglia, un nome. Il terremoto a Napoli è stato un effetto devastante perché qua sono arrivati i terremotati del centro storico. Molti di questi terremotati erano spacciatori e si sono portati clienti qui. Per cui è il paradosso che uno dei quartieri che ha il minor tasso di drogati a Napoli risulta il quartiere dei drogati. Quindi gli spacciatori si sono portati dietro i clienti. Perfetto.
I fondi del terremoto avevano ingrossato il ventre della città in maniera più o meno lecita. In quegli anni la Campania diventò un'occasione per la politica. Tutti volevano una fetta di quei fondi e la Democrazia Cristiana Campana divenne estremamente influente a livello nazionale. Quei soldi alla fine sono serviti molto poco alle cittadine e ai cittadini napoletani e campani e sono serviti molto a quella DC che poi è diventata la DC potentissima negli anni '80 all'interno della Democrazia Cristiana. Ha trasformato la criminalità organizzata in una sorta di impresa del crimine, no? Sostanzialmente. E quell'anno c'era un grande Napoli, rimasto in corsa per lo scudetto fino a 5 giornate dalla fine, nonostante il terremoto. Ma gli anni '80 sono anche quelli nei quali il mondo impara a conoscere i 3 politici più bravi, carismatici e capaci della storia di Napoli: Massimo Troisi, Pino Daniele e Diego Armando Maradona. C'è una contrapposizione tra la Napoli dei fondi del terremoto gestiti in una certa maniera e dall'altra parte tutta questa energia artistica che si sprigiona. Massimo Troisi lo conoscevano in tutto il mondo e pure in America, eppure non ha mai da tutta la vita sua una parola in italiano. Si diceva che si poteva essere insicuri, che si poteva essere titubanti, che si poteva avere un'incertezza con una ragazza. Massimo Troisi ci diceva che non dovevamo più preoccuparci di essere come eravamo. Quelli che non erano timidi volevano diventarlo. Questo fa un politico. Era, a mio avviso, un chiaro meridionalista di sinistra. Troisi era uno di quelli che si schierava dalla parte del sud perché il sud era una realtà comunque sfruttata, emarginata. La sera in cui il Napoli vince il primo scudetto, a un certo punto dice: meglio essere campioni del Nord Africa che fare striscioni da Sudafrica, perché quello era ancora il periodo in cui nel Sudafrica c'era in vigore l'apartheid. Rispetto a Troisi, Pino è più malinconico rassegnato. Oggi molti di quelli che raccontano con giustificatissimo orgoglio la stagione di Pino Daniele e di Massimo Troisi un po' tendono a ignorare quanto fossero portavoci dell'esigenza di un cambiamento della città. E Troisi in qualche modo, anche per il registro che utilizzava, no? Quello della risata, quello della comicità, mi sembrava più intenzionato comunque a mettere il dito nella piaga. Quando metti il dito nella piaga vuoi provocare una reazione. Pino dava una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta morte, no? È un po' testamentaria come affermazione, un po' lapidaria. Napoli negli anni '80 era una città ricca, potente, tant'è che il Napoli, pur non essendo una società dalle casse floride, può permettersi di comprare Maradona grazie al sostegno del Banco di Napoli. Sicuramente Maradona è stato il più politico di tutti. Oltre a essere giocatore, è stato un dio politico, dio greco. Maradona a un certo punto coincide con Napoli. L'immagine di Maradona è l'immagine di Napoli. Prima della semifinale dei mondiali Italia-Argentina disse ai napoletani: vi chiamano terrori tutti i giorni dell'anno e vi chiamano italiani solo in occasione di questa partita. Il culto di Maradona a Napoli esiste, è reale. Rasuda in ogni vicolo un muro della città. Per quasi tutti oggi Diego è davvero al pari di un dio, ma è sempre stato così. Questo amore eccessivo che adesso da qualche anno inonda Napoli, perché non è stato sempre così, fa parte di quella napoletaneria. Cioè adesso Maradona è vicino al babà e alla pizza. Maradona poteva uscire all'1 la notte. Perché? Perché se ne usciva alle 6 del pomeriggio, lui a casa non rientrava più. Atteggiamento un po' più neutro. Maradona è stato assolutamente fischiato in un Napoli-Genoa, se non ricordo male. Napoli-Pisa. Mi costa, perché io quando andavo anche a visitarlo a casa, io andavo alle 11, a mezzanotte a sera. Crescere con il mito di Maradona ti viene naturale. Da fuori ti dicono però c'avete il culto di Maradona, perché mi è capitato. Non te ne accorgi dall'interno, la reputi una cosa normale.
La memoria collettiva è quello che rimane vitale all'interno di un gruppo, che non è una memoria veritiera, per così dire. L'ultimo scudetto del Napoli del 1990, io avevo solo 4 anni, non ho ricordi di quel periodo storico lì. Ho vissuto il mito di Maradona attraverso le videocassette che prendevo dai vari giornali. Ragazzi, io ci credo, io sono cattolico e credo all'aldilà. Diego sta esultando insieme a noi. Siamo nell'ambito a Napoli della memoria mitica. È stato tra l'altro tramandato in un certo modo, no? Come dogma, estremizzando alcuni aspetti e rendendo completamente marginali altri. Riconosco un solo Dio che è Diego Armando Maradona. Ha portato una cosa che ai napoletani piace moltissimo, li ha fatti sentire amati. Se Maradona rimaneva calciatore del Barcellona, non sarebbe mai diventato leggenda. Lo è diventato perché sono stati i napoletani a renderlo leggenda. Che lui avesse problemi con la droga, appetiti sessuali oltre il limite. Molto probabilmente, soprattutto chi ha vissuto quegli anni lo sa. Faceva le sue giocate, dove ci faceva cadere giù dai palchi. Per me Maradona è più importante di San Gennaro. Ti ho detto tutto. Poi ci sta il grande Maradona qua, il re. Non è che ci ha baciato la fortuna, ma ci ha baciato Diego Armando. Grazie Diego. Qui c'è la differenza tra la memoria storica e la memoria collettiva o mitica, per così dire. Nessuno può dire, o ci vuole, di aver messo gli aghi nella schiena di Maradona. E in quel momento, per tutto il rispetto, per tutti gli altri ortopedici, ma io mi sono sentito l'ortopedico più importante al mondo. Lui poteva andare da chi voleva lui. Arrivano in ordine Coppa Italia 87, Coppa UEFA 89, Scudetto 90 e Supercoppa Italiana ancora nel 90. La prima volta quando Napoli vince è simpatica. L'avvocato Agnelli dice di essere contento perché finalmente lo scudetto è arrivato a Napoli. Quando Napoli comincia a essere una contendente seria e fissa per il campionato, incomincia a essere sgradevole. Nasce un Napoli vincente, un Napoli che adesso dà molto fastidio e l'odio nei confronti della squadra e dei suoi tifosi aumenta anno dopo anno. Napoli è vista in senso positivo dai napoletani come una patria e in senso negativo dagli italiani come qualcosa forte, contro cui sei naturalmente avverso. Sta per il trionfo Pasqua dei figli tuoi. Grazie. Hai capito? Grazie. Vedi come sono buone persone, mi ha regalato 3 uova per i bambini, 3 uova di Pasqua, vedi? Io ho vissuto a Bolzano, a Milano, a Roma. Esiste un odio nei confronti di Napoli e dei napoletani? Guarda come siamo noi. Lì ci si va nel palazzo del nord, porta e porta, non si salutano nemmeno. Maradona ha detto: quando io andrò via da questa città porterò dentro di me la voglia che i napoletani hanno di battere la Juve, diceva lui. Attenzione che non siamo juventini, Lo stesso Maradona, quando andò via, poi disse: io quando sono arrivato c'erano 80.000 persone allo stadio, tutta la città che mi aspettava. Quando sono andato via all'aeroporto ero da solo. Quando Diego se n'è andato, è come se ognuno di noi avesse perso nuovamente vari pezzi della propria vita. Io ho rielaborato ed è ritornato in quel momento il lutto di quando se n'è andata via nonna, nonno. Il buio pesto che avvolge Napoli nella notte tra l'1 e il 2 aprile del 91, ovvero quella in cui Maradona scappa da solo dalla città, durerà fino all'estate del 2004. Una lunga agonia, culminata con il fallimento del Napoli e la morte del titolo sportivo. Il momento più basso della sua storia. Vedi? Tutta la vita.
C'è chiaramente un legame fra l'acquisto di Maradona, la squadra fatta da Fellaino con Maradona e poi il fallimento del Napoli. La squadra incomincia piano piano ad andare sempre peggio, ha i conti in disordine, deve vendere tutti i suoi migliori giocatori. Appena un ragazzino manifesta un minimo di attitudine al pallone, un quarto d'ora dopo viene ceduto. Gli anni della lunga agonia della decadenza sono stati terribili da questo punto di vista, però la squadra non l'abbiamo mai abbandonata, l'abbiamo seguita sempre ovunque. Non è che per scolpire dei momenti nella memoria occorra vincere. Non è la cultura nostra di una squadra che quel poco che ha vinto ci rende fieri ed orgogliosi, ma altrettanto fieri ed orgogliosi ci rende quando non abbiamo vinto ma ci abbiamo provato, o abbiamo lottato per restare in A, o per salvarci, o per salire dalla C alla B. Questi qua sono tutti i biglietti di trasferta del Napoli, del fallimento dalla A in C, e 2 anni per salire sopra. L'ultima partita di campionato della Serie B, credo, prima del fallimento, Napoli-Cremonese con 96 paganti, cioè record negativo. Quando fu, decretato il fallimento, ricordo benissimo questo motorino con 2 persone che si fermavano, erano impietriti, morti. Un uomo in Serie C. E poi succede che dal Tribunale fallimentare di Napoli esce un produttore cinematografico, uno che ha prodotto Scola e Monicelli ma che non ha mai avuto niente a che fare col calcio. Non è che non conosceva solo il fuorigioco, non conosceva proprio il fallo laterale, il calcio d'angolo, non conosceva niente del calcio. In quel momento sarebbe potuto arrivare anche il mago Zurlì, anche il coniglio dal cilindro. Noi abbiamo avuto seriamente paura che il Napoli sparisse. Insomma, era vediamo che succede. Non c'era uno ostracismo inizialmente nei confronti di De Laurentiis. Come grande tifoso, ma i tifosi veri, però quelli che hanno sostenuto la squadra quando è stata in Serie C. Ciro era giovanissimo, però lui diceva che la squadra aveva bisogno di sostegno proprio in quei momenti. Le trasferte sono tutte belle, ragazzi, perché si va, si inizia, si organizza, si ci parte, si ferma, si ci parla, cosa fare, cosa non fare. Come un amico, quando si vede un amico quando tu hai un problema. È così la squadra della famiglia, dell'amore. Quando sta nei guai tu ci stai. Ma in Serie C andavi allo stadio? Sì, ero piccolino. Dicevo vicino a mia mamma vado a dormire a casa di un amico. Invece no, andavo allo stadio anche senza biglietto. Campi come Gela, campi come Teramo, Giulianova, dove comunque eravamo sempre denigrati, come al solito. Però ecco, siamo passati anche lì. Io ricordo la partita contro la San Benedettese di Ballardini, che aveva un centrocampo Cigarini, Boiasino, Amodio. Fermana, Ternano, Torris, Genova. Gli anni dove davvero abbiamo sofferto con il calcio. Sottirico De Laurentiis. Gioia e dolore di questa città. Gioia perché ci sta riportando in alti traguardi, dolore perché quello che sta pure vedere alle nostre spalle. De Laurentiis è un uomo complesso, il suo rapporto con la piazza è molto complicato, cioè c'è una parte della piazza che lo adora. Quello che ci sta regalando questo presidente, la sua pazienza, dove ci ha portato, effettivamente ci ha preso, lo sapete, noi eravamo spariti lì e grazie a lui siamo tornati a casa. È un ottimo imprenditore, più che ottimo. Lui mette le mani, non l'hai mai sentita questa, nello scarico del bagno e trova l'aragosta. Si direbbe un ottimo magliato. In realtà lui ha fiuto. Lui ha fiuto quando prende Sarri, ha fiuto quando prende Giuntoli, ha fiuto quando prende Mazzarri, ha fiuto quando prende Spalletti.
Va detto che comunque è stato anche un uomo dalle grandi intuizioni. Io sono uno dei più ferocemente critici. Ragazzi, noi una cosa prima per il presidente, conti in regola. Una persona per bene non fa il passo più lungo della sua gamba e azzittita a tutti noi. C'è poi un'altra fazione che sono i suoi nemici irriducibili, per i quali De Laurentiis potrebbe vincere anche la Champions, resta comunque un nemico. Non ha capito quanto è importante la parte popolare di questa città. Ha portato il Napoli ad alti livelli, ma come industriale, no? Come città. La città è differente da un'industria. L'industria è una cosa e la città è un'altra. Cioè, se tu pensi che a Napoli la metropolitana, se ti va bene, passa ogni 10 minuti e nessuno protesta. Quando il Napoli arriva secondo in campionato, sembra che sia accaduta la catastrofe. Io sono uno di quelli che l'ho sempre criticato al massimo. Ti sarò sincero, e quest'anno ancora di più degli anni scorsi. Perché noi lo vedevamo come... Anzi, forse faccio peccato, non lo vedevamo, lo vediamo ancora come un mercenario. Io sono del parere che lui non ama questa terra. Lui non ama Napoli. Cioè, non si sente napoletano. In ogni sua manifestazione lui dice: voi avete fatto fallire la vostra azienda perché voi non siete buoni, io l'ho presa, l'ho portata in Champions e mi dovete pagare. E io faccio anche i soldi, non solo vinco, ma faccio un'impresa che ha fatturato. Questa cosa fa impazzire i napoletani. Cosa fai per farmi diventare un tuo cliente fedele, oltre a offendermi ogni 2 mesi? Si parla di drogati riferendosi alle curve. Allora, si tu quando sono caro? Ma sta a posto. Controllassimo le banconote da 50 euro, avremmo forse delle risposte differenti. Pure se ci beviamo a bere si mi trova. A Napoli c'è una religione integralista. Napoli è una divinità che viene adorata. Qui si vede che Anilo Falcone già era tifoso del Napoli perché ha messo la divisa azzurra a San Giorgio. Lui non si è iscritto a questa religione. È il motivo del vero odio nei confronti di De Laurentiis. Sa fare bene i conti per la società e diamo merito a queste cose che lui fa. Però poi ci sono cose che fanno parte di noi napoletani, che lui deve anche comprenderci. Non può entrare bandiere, tamburi, uno striscione, una cosa che fa vivere la squadra, no che porta danni alla squadra. Ha reso lo stadio praticamente senza tifo. Ed è Napoli è stata famosa nel mondo per la tradizione del tifo. La torcia è folgoristica, non ti fa male un coltello. Siamo napoletani, siamo così, non possiamo cambiare una cosa che abbiamo dentro. Secondo me De Laurentiis è rimasto distante comunque dalla città e se l'è fatta raccontare dalle persone sbagliate. Quando mio fratello morì, comunque De Laurentiis ha donato i lavori dell'associazione, ha donato una palestra e un campo di calcetto a Scampia. Ha comprato non so quanti libri per darli alle persone detenute. Uno non può dire solo quello che non va, anche quello che va. C'è stata questa pace esplosa fra i gruppi della tifoseria organizzata e Aurelio De Laurentiis, una pace che si spera sia duratura. Ha molto smussato comunque gli attriti, gli angoli e si spera che da oggi la piazza possa remare tutta dritta in una direzione. Nei primi anni del 2000, Napoli vive un momento complicato, traumatico, e torna il racconto non sulla faccia della città. Con la campagna sommersa da rifiuti e una nuova guerra interna alla camorra, i mass media ricominciano a puntare il dito contro Napoli. Noi vendevamo veramente nei quintali di monnezza e non alzavano, mentre il cittadino napoletano però pagava per la monnezza e rimaneva lì. Napoli non è padrona del racconto di se stessa e quindi è sempre raccontata, è sempre riferita. E tu vedevi Napoli 20 anni fa, non lo so se ci ritornavi con quella felicità. C'erano i turisti che venivano e volevano vedere l'immondizia, praticamente. C'è una ragione industriale, i grandi giornali del paese non sono a Napoli, le grandi televisioni del paese non sono a Napoli. Capisci bene che se i mass media non raccontano nella maniera con cui loro vogliono raccontare, è ovvio che non fanno presa sulla gente. Poi si diceva: ma voi perché non vi ribellate? Ma tu perché non ti ribelli? Ma scusa, ma
perché io devo rappresentare tutto il popolo napoletano in questo momento? Cioè, perché mi dai questo peso? Quando andavo a Bergamo, Verona, Vicenza, Torino, striscioni di tutti i colori, sempre puntate, capito? Dove hanno detto c'è tanta Italia, da Roma in su, molto ignorante, molto razzista. Ma vi siete mai chiesti da dove nasce questo odio calcistico nei confronti di Napoli? C'era stato un episodio, una partita di Coppa Italia in estate, proprio nei giorni in cui ci sono i primi casi di colera. La leggenda fondamentalmente fu la questione delle cozze, ma non era quello il vero motivo. Bastarono dei casi di dissenteria che crearono la preoccupazione che ci potesse essere il colera, per cui poi partirono questa campagna di vaccinazione che fu fatta in maniera radicale. È un evento storico che ha molta meno incidenza dal punto di vista, per esempio, delle criticità in termini di morti o di infettati rispetto a quello che è l'immaginario sostanzialmente. Si dimostrò una sorta di tracco senza la botta finale. Somiglia un po' al gioco del telefono, no? Vieni a sapere di qualcosa, sai qualcosa, questa cosa si tramanda generalmente in una cosa molto più grande di quello che in realtà non è. Io ho questo ricordo molto nitido a Piazza Nazionale, dove era stato istituito uno dei centri per le vaccinazioni. Abbiamo fatto, credo, 6-7 ore di fila. La partita contro il Genoa deve andare a giocarla in trasferta, ma le autorità sanitarie della città di Genova tengono il Napoli lontano dalla città. Sempre, quando io ero piccolino andavo in trasferta e qua c'avevo il malore, cioè l'ho ingoiato per tanti anni, però non porto odio. Da quel momento, quando il Napoli va a giocare in trasferta, negli stadi si grida colera, colera, quasi come una forma di esorcismo, prima ancora che di odio. È perché a noi ci puntano sempre il dito, Vesuvio lavati, terremotati, Napoli lavati col sapone. Il 2013 è un anno fondamentale nella storia della discriminazione territoriale, perché è la stagione nella quale il reato di discriminazione territoriale dentro lo stadio viene assimilato del tutto al reato di razzismo. Incominciano a essere chiuse le curve di tutta Italia. Accade a Roma, accade a Milano, accade a Torino, accade a Bologna. Cadono una dietro l'altra queste curve. Cioè partite che non sta giocando il Napoli, vengono fatti gol contro di noi. Cioè se il Napoli non sta giocando, no? Ma che fa a fare questi gol contro i napoletani? E all'improvviso tutto il calcio italiano chiede la cancellazione della norma. Non ci si pone la questione culturale di mettere fine alla discriminazione, di lavorare affinché si possa mettere fine a questa discriminazione. No, ci si pone la questione, ma in fondo cosa sono? Sono spottò. I napoletani non li abbiamo sempre presi in giro così. Cosa c'è di strano? E glielo dicevamo già prima che erano colerosi. Perché non glielo possiamo continuare a dire adesso? E ci dovete chiudere le curve? Abbiamo il fuoco dentro, che è il fuoco del vulcano. È per questo che a Napoli è l'unico stadio dove un coro contro Vesuvio erutta, poi lo cantiamo noi. Perché noi sportiamo non fa niente, noi conviviamo tutti i giorni sapendo che il Vesuvio esplode realmente. Siamo contenti, non fa niente. Siamo felici di stare sotto al Vesuvio. Perché in qualsiasi partita ci sono cori contro i napoletani, io mi sono dato una risposta. Non può essere un caso che in questo periodo arrivi l'omicidio di Ciro Esposito. Quegli spottò io temo che abbiano contribuito a costruire un clima di odio. E infatti Ciro non è stato ucciso come Ciro Esposito, ma è stato ucciso come il napoletano. Lo spottò c'ha un limite. Il limite è sempre l'educazione. Perché poi cantare contro una persona morta, cantare contro le disgrazie di altre persone, credo che non sia una cosa bella, bile. L'omicidio di Ciro Esposito è il punto di non ritorno. La sentenza finale sulla possibilità di continuare a combattere per un calcio meno razzista e, al contrario, la scelta di uno sport sempre più colorato di pregiudizi soprattutto. Questa è la sede associativa dell'associazione Ciro Vive, ma io amo chiamarla la casa di Ciro. Ciro vive anche grazie a te, Giulio, scusami. Siamo da qui per Scampia, per Ciro, dopo 9 anni. Un uomo che uccide un ragazzo e spara ad altre 3 persone non ha senso. Ma quello che è successo
dopo la morte di Ciro, ha senso. È stato un elemento di identità forte del quartiere. Contro una narrazione tossica, vieni da Scampia, quindi sei un delinquente. Ciro non era un delinquente, era un lavoratore. Ciro non è Che Guevara, non è Maradona, pensa neanche Berlinguer. Ciro rappresenta il popolo napoletano, rappresenta il popolo tedesco forse, il popolo toscano, lombardo. Ciro rappresenta l'essere umano che è stato ucciso gratis. Sono mamma, una mamma che continua a essere mamma. Non sono più la mamma che ho partorito Ciro, ma sono la mamma che Ciro ha partorito. Ciro quando lavorava all'autolavaggio, con i piedi bagnati, si cambiava le scarpe, i calzini e volava allo stadio, ancora sporco di lavoro. Colui che ha sparato a mio figlio non sapeva neanche chi aveva davanti. In 7 secondi e 8 centesimi ha sparato a 4 ragazzi. Tu dici sono un ragazzo di Firenze e tutti pensano che è normale. Vorrei che un giorno diventasse normale di essere un ragazzo di Scampia. La morte di Ciro, che per noi è stata una tragedia immane ovviamente, ha avuto però un elemento secondo me bellissimo, che è stato il riscatto della città che l'ha riconosciuto come un suo figlio. E quindi questo sussulto identitario io lo reputo un bel regalo che Ciro ha fatto purtroppo con la sua morte. La cosa gravissima è un'altra, che dopo la morte di Ciro non si è fermato la violenza, è morto un altro ragazzo. Ancora un altro, ancora un altro. Questo è gravissimo. Diego Armando Maradona fece un gesto meraviglioso, bellissimo, e qua c'è la sua maglia che mandò a Ciro nell'ospedale Gemelli. Ciro l'ha vista, ha letto la dedica che dice: per Ciro con tutto il mio cuore una pronta guarigione, forza Diego Maradona. E poi dopo la morte di Ciro ho incontrato Diego che mi abbraccia piangendo e disse: io non posso comprendere il dolore di una mamma a cui per una passione gli è stato tolto un figlio. Fece complimenti, disse che era una grande mamma, me lo disse in quell'istante a voce bassa nel mio orecchio e ci abbracciammo e piangemmo insieme. Io sono nato all'82 e mio fratello Ciro nel 1984. Maradona giocava col Napoli, vince il mondiale. Stagione 86-87 vinciamo lo scudetto. Io avevo 4 anni e Ciro 2. Casualmente mio figlio Ciro ha 4 anni e mio figlio Giovanni ne ha 2. Ma le vittorie dell'Argentina al Mondiale e del Napoli in Serie A hanno una qualche connessione con la morte di Diego? La risposta che uno scienziato sociale ti può dare è che non c'è nessuna correlazione. La sua morte non c'entra nulla perché lui doveva vivere, almeno altri 30 anni doveva vivere. Napoli è la città più bella del mondo e con uno scudetto del genere, tutta dipinta d'azzurro, oggi noi siamo il popolo più felice al mondo. Insieme agli argentini, perché insieme a noi anche gli argentini stanno sul palco. Quizás lo hubiera conocido a Nápoles porque me gusta viajar. Boca me llevó a Tajambol, la Copa Intercontinental. Quizás no
estaría viviéndose a muerto siendo por Nápoles y por la gente napolitana si no hubiera sido por Diego. Quando a Jorge Valdano chiedi che cosa Maradona ha in più di Messi, Jorge Valdano ti dice Maradona ha avuto il cavallo bianco sul quale arrivare per riscattare 2 popoli. Questa maglia che indosso ha più valore per i napoletani, ha più valore della maglia del Napoli, perché questa rappresenta Diego. Questa rappresenta Diego, quindi rappresenta il Napoli. Nei fatti sì. I fatti dicono di sì. C'è stata una liberazione cosmica. Messi ha giocato come mai aveva giocato prima in nazionale e il Napoli sta dominando il campionato italiano. Diego da lassù ci ha messo anche il suo. Diego adesso là in mezzo, vedi? Su quello rotondo dove c'è il campo, là in mezzo c'è Diego che sta sorridendo e sta giocando insieme a noi. E credo che sulla vittoria del mondiale e sul suo scudetto che partita per partita stiamo conducendo sul petto c'è la sua mano. Visto che il calcio accende l'immaginario, la narrazione eccetera, possiamo benissimo dire che c'è una coincidenza astrale, ma sappiamo che è una narrazione, ma il calcio è narrazione. Il mondiale che vinse l'Argentina, noi vinciamo lo scudetto. È una coincidenza, noi alle coincidenze lo sai, noi ci crediamo, quindi è tutto lì. No, però non c'è nessun aiuto della trascendenza, chissà. No, però io non parlo di aiuto dall'alto, parlo di liberazione di energie. Maradona era comunque una cappa. In questo senso probabilmente sì. Certo, parliamo di metafisica. Corpi sottili. Raccontare Napoli è un atto di coraggio. Significa provare a non accontentarsi. Napoli ti disorienta, ti mostra solo quello che vuole farti vedere o quello che pensa tu voglia vedere. Ma dietro quella maschera, nel tempo diventata ormai quasi pelle, che cosa c'è davvero? Allora, io credo che ci siano motivi per innamorarsi di Napoli, sia per gli stereotipi che senza gli stereotipi. È una città che è ampiamente avvolta da un fiume di retorica che finisce poi per essere anche interiorizzata, soprattutto quando poi vengono intervistati che devono far vedere che quello è il napoletano, insomma, no? Che ci si aspetta. Questo ha un nome, questo si chiama napoletaneria. Mette in scena lo spettacolo che gli altri si aspettano dal napoletano. Vedere un cartonato di Maradona con una limonata in mano mi fa rabbia. Anche Osimhen e Kvara hanno lo spritz in mano, mi dà fastidio perché vedo che lo stanno usando. Sappi che Napoli è stata la prima città in Italia a liberarsi da solo dai tedeschi. E sai chi aveva iniziato questa rivoluzione, vedi? Sempre il popolo, gli scugnizzi napoletani, ragazzini di 11-12 anni, i ciusciali chiamarono gli americani. Che noi ci abbiamo il cuore, noi siamo calenti, caldi, dal sangue, il DNA dei nostri genitori, nonni, bisnonni. Poi siamo belli, siamo solari, anzi quando vengono nel nord, noi gli apriamo le porte. A noi fa piacere che il nord viene e viene a capire la realtà del sud, la realtà di Napoli. Erano gli stessi lustrascarpe che vendevano agli americani l'aria di Napoli. Mettevano nei barattoli un po' di aria, quindi niente, e lo vendevano come souvenir agli americani. Il napoletano ha un'altra scelta che vendersi, vendere questa intera paccottiglia, vende la paccottiglia, che pensa di essere se stesso, ma quell'identità l'ha data in realtà il colonizzatore, non il colonizzato. È come se tu avessi imparato che cos'è che gli altri si aspettano che tu sia. Cioè la città che si industria per riprodurre sempre gli stessi stereotipi che il turista poi comunque vuole trovare. I panni stesi, non si asciugano mai i panni a Napoli. Fatto caso? Sì, li vedo sempre effettivamente. Sì. Perché sono sempre fuori? Come il pizzaiolo che lavora, oppure come il mercato del pesce. È come se ci fossero delle immagini dalle quali Napoli è riconoscibile. Napoli fa parecchio poi per essere riconosciuta da quelle immagini, quindi si propone quasi nel ruolo di se stesso e si fa raccontare in quel modo. Una sorta di Disneyland dei sentimenti. Andiamo a Napoli che tanto sono sempre tutti felici. È bello, no? Vivere in un'altra parte e pensare che possa esistere un luogo così. Dico, quante volte noi ci alziamo, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire pronunciamo la parola Napoli. Una persona di un'altra città, di Firenze, quante volte lo pronuncia Firenze in un giorno? Io sono sicuro che Napoli lo pronuncio perlomeno 15 volte. E non solo è arrivato lo scudetto a Napoli. È
ha dato anche un'immagine alla città, un'immagine, la città più bella del mondo. Cioè io mi alzo, esco fuori a balcone, ma sto a Napoli e vivo proprio in un vicolo di Napoli. Che bella Napoli! Scendo, il caffè... Dico Napoli. Dico Napoli. No, però questo ritorna al discorso iniziale, tu non pronunci, tu sei pronunciato dallo stereotipo, capito? È lo stereotipo che ti parla, lo stereotipo che ti è stato inculcato dal colonizzatore. Signori, non potete immaginare i voli charter che sono arrivati a Napoli per lo scudetto, come è rinata i quartieri spagnoli, Napoli, il centro storico, i ristoranti tutti pieni. Sembra uno scherzo, ma portare lo scudetto a Napoli ha portato tanta gioia, ha portato tanta ricchezza e tanto turismo puro. Sicuramente a noi tutti napoletani, no? Fa piacere che venga tanta gente a visitare la nostra città, però poi c'è il rovescio della medaglia. Non si trova più una casa a prezzi abbordabili, un croquet che costava €1, adesso costa €3. Adesso stiamo vivendo un periodo che è altrettanto buio per quanto mi riguarda, cioè la gente viene criminalizzata e costretta ad andare via dal centro. Le persone in periferia non hanno altra scelta perché non c'è uno sfogo che è quello della criminalità. E però al contempo c'è questa facciata di festa, nasconde un po' quello che è lo sporco della città, cioè una città che sta impoverendo e che non ha altra scelta che, come dire, vendere questo impoverimento e questo degrado. Io dico, venite giù. Io non dico che tutta rose e fiori perché basta guardarsi intorno. Però cerchiamo di cancellare questi pregiudizi e venite giù, venite a toccare con mano, perché ecco, non siamo solo Urla, non siamo solo mare fuori, noi siamo anche altro. Cioè Maradona sta facendo arricchire tante persone, anche giustamente, magari Maradona sarebbe stato felice di questo. Io detto questo. Sì, meglio questo che altro. Meglio questo che altro. È uno scudetto social e per questo siamo in tutto il mondo ancora di più, ok? Questa è una cosa che non può fare male a Napoli e quindi io mi faccio stare bene anche Osimhen con la limonata, che viene usato per far sì magari che una famiglia possa campare in maniera più dignitosa. Mi ha convinto. Dire che lo scudetto fa parte comunque, è un esempio per il processo di emancipazione, è una scusa facile per i politici, io non lo accetto. Forse i più anziani, quelli legati ancora ai primi 2 scudetti, vivono ancora quella sorta di riscatto sociale che io personalmente, la mia generazione, non credo che viva. Un po' il discorso che si fa per esempio per gli atleti afroamericani, no? Negli Stati Uniti da sempre sei nero, sei forte nella box, vinci e quindi di conseguenza è il riscatto per la tua gente. Ma perché? Di quale riscatto stiamo parlando? Stiamo parlando di una vittoria sportiva. Buonasera, il Napoli ha vinto! Napoli campione! Sui 2 penne, andatevi, allontanatevi da qua. A dirlo è stato Edoardo De Filippo, il più grande autore teatrale della storia di questa città ed uno dei napoletani più grandi e importanti di sempre. Cioè, una volta Lello Arena mi ha detto che loro da giovani artisti della Smorfia incontrarono Edoardo perché li volle conoscere, e anche a loro Edoardo disse fuite ven. Voleva dire lasciate Napoli per affermarvi altrove. Non accontentatevi di essere apprezzati in quanto napoletani. Siamo dappertutto. Io ho incontrato napoletani
nel Messico più sperduto come a Cuneo. Sono felicissima anche perché i napoletani sono in tutto il mondo, no? Quindi è tutto il mondo in questo momento che sta festeggiando e sta gioiendo. E Napoli ovunque. Napoli in Sud America, Napoli in America, Napoli in Svizzera, nel Nord Europa, al Nord Italia. Noi siamo ovunque e dovunque andiamo, con cosa la facciamo sempre. Noi non emigriamo, noi colonizziamo. Questo succede sia quando andiamo in qualche settore ospite, ma anche quando proprio si va fuori, no? Se ci pensi, il Fuitevenne di Edoardo è quello che il filosofo Wittgenstein dice a proposito della mosca nella bottiglia. Dice che cosa deve fare la filosofia? La filosofia deve aiutare una mosca a uscire dalla bottiglia. E allora per molti artisti napoletani a volte Napoli è la bottiglia dentro la quale stare, dentro la quale sentirsi al sicuro ma anche poi imprigionato. Mi è successo di essere fuori, di vivere fuori e di riconoscere delle facce 081 come le chiamo io. Cosa sono le te ne accorgi tu? 081 è il prefisso di Napoli. Con te ne accorgi, lo senti dentro che è 081, è 081. Fuitevenne di Edoardo alla smorfia, Massimo Troisi all'Arena significava andate fuori, affermatevi come artisti senza dover essere artisti napoletani e poi tornate a Napoli. Divertiamoci, raccontiamo quello che siamo, perché è questo che ci ha fatto arrivare dove siamo arrivati ora e spero che continueremo a farlo. Voi e il Napoli. Noi e il Napoli. I napoletani sono in tutto il mondo, lavorano in tanti CDA di aziende sparse nel mondo perché sono dei grandi lavoratori. Questo secondo me è essere napoletani, non solo essere folcloristici. E questi ragazzi sono venuti e hanno fame, vogliono vincere, vengono da terre che vogliono vincere, non abituati a vincere come i campioni, ma vogliono vincere come che non ha vinto mai come noi. Siamo uguali. Questo Napoli è stato un Napoli che è partito da zero, dove tutti noi gli davano un centesimo. Dicevamo, vabbè, finiamo tra ottavo e decimo posto. E Napoli è una capitale del Mediterraneo, crocevia di culture. E questo è uno scudetto con calciatori di 17 nazionalità diverse. Che va a schiena, ma io conoscete. E ve lo confermate. Kimbo, coreano. Ma io quando avrei dicetti mamma mia Parma, mamma mia, che benissimo. Ma se tu gli dici un film che non per offesa, ma quando vai in Corea sanno giocare a calcio. Che chiave da bis, ragazzi, sono tutti gente che mi hanno fatto indebitare, nel senso che mi hanno fatto ricredere e da solo applaudire a questi ragazzi. Poi Osimhen non parla italiano, Kvaratskhelia non parla italiano, Kim non parla italiano, non c'è questo rapporto morboso con la città, c'è Napoli aperta alle altre culture. Accogliente. Che poi secondo me è la vera natura di Napoli. Perché serpeggia a Napoli la creatività, la musica, l'arte, la condivisione, la collaborazione, la spontaneità, l'anarchia. Kvara, Liberato, Geolier, Luque, in Guinea, Giori, Tiago, De Jacal. Napoli oggi sta davvero vincendo e il calcio si fa portavoce di un messaggio molto chiaro. A Napoli si vince, a Napoli si costruisce. Allora, molte analisi su Napoli hanno un limite, un grosso limite. Schematizzano in maniera manichea in due fazioni. La Napoli borghese, per bene, quella civile che si saprebbe comportare, e la Napoli invece dei plebei. Quando tornavo a casa, proprio perché io vivo in uno dei quartieri più difficili di Napoli, no? Se avessi dovuto parlare italiano, è come se avessi voluto creare una distanza tra me e quella gente che parla un'altra lingua. Ciro! Invece esiste almeno un'altra Napoli. Non è né la Napoli che delinque e non è né la Napoli che punta il dito contro i Lazzari, però poi non fa niente per sviluppare il processo di emancipazione. Noi siamo quelli che eravamo visti male come gli studiosi, come gli stupidi dai ragazzi che delinquevano nei nostri quartieri popolari ed eravamo visti come i pezzenti quando per esempio andavamo al Vomero. Eravamo un po' la terra di mezzo. C'è un nuovo rinascimento di cui il calcio Napoli poi è il riflesso. Ragazzi, mi firmo qua perché là sarebbe così. Aspettate, poi prima che andate via chiudo. Io ho vissuto tutte e tre per fortuna, ho vissuto quella di Maradona e questo qua.
E questo qua l'hanno vinto tutti quanti. L'hanno vinto tutti i ragazzi, l'ha vinto tutto il pubblico, tutti i napoletani. Quello là l'ha vinto Maradona. Questo è il primo scudetto per molte persone a Napoli. Questo è il primo scudetto per gli under 30. Lo scudetto dell'87 io non l'ho vissuto, non ho vissuto quello del 90, io non ho vissuto nessuno scudetto. Cioè, come me, penso che la metà della popolazione non l'ha vissuto. Secondo scudetto, 1990. Pensi che questa bandiera ha 33 anni? Sì, 33 anni. Io ce n'ho 50. C'è tutta una generazione che non ha visto la città in festa per il calcio. E c'è tutta una generazione che si è sentita tramandare i racconti di una mitologia napoletana. Se calcoli che fino a 18 anni fa stavamo in Serie C, Napoli Cittadella, anche se eravamo 68.000 spettatori, però era Serie C. Io ho 31 anni, sono nato quando il Napoli era finito, Maradona se n'è andato, non lottavamo in nulla, solo che la passione comunque mi ha portato sempre a tifare le radici della nostra città. Un presepe napoletano degli anni '80 che non hanno visto, non hanno vissuto, che è soltanto ereditato, che è per tradizione orale, e che è la Napoli di Pino Daniele, Massimo Troisi, Maradona. Come ho provato io quell'emozione, la voglio fare provare ai miei figli che non ce l'avevo all'epoca, quando stava Maradona qua. È un'emozione anche per i nostri figli che non l'hanno visto, anche penso voi siete giovani, non l'avete visto quegli anni là. I ragazzi napoletani finalmente adesso hanno qualcosa che possono raccontare anziché farsela raccontare. Oggi è come se fosse una rivincita. 50 anni posso dire di essere ancora una volta davvero emozionato, penso. Davvero. E spero che prima o poi chiunque possa provare un'emozione del genere. Qua hanno vinto tutti. Ha vinto la città, ha vinto la fede. Hanno vinto i ragazzi di 22-23 anni che hanno dato tutto se stessi. Con l'onestà. Quella è la cosa importante, con l'onestà. Non so se Napoli sia la città più bella o la città più pericolosa del mondo, o anche, potrebbe essere, una normalissima città. Io so che attraverso il calcio e attraverso il Napoli noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere un sacco di persone. Persone con storie opposte, diverse tra loro. Alcuni hanno scelto di vivere qua per sempre, altri di costruire famiglie lontano da qua. Sfumature indecise, rughe indefinibili di una città che è indefinibile. Ma il bello del calcio è che ci dà la possibilità di raccontare anche queste storie. E la storia di Napoli è una storia unica.
stiamo. Non stiamo capendo ancora nulla, ancora dobbiamo realizzare. Delirio, emozione pura. Un'emozione che secondo me veramente è difficile da provare, è più forte, una cosa dall'altro mondo. Che ti parte dallo stomaco e ti arriva in testa, fino alle gambe, inizi a ballare e sapere che sei campione d'Italia. Napoli è campione d'Italia. Napoli per Guarda sempre. come suona bene, Napoli campione d'Italia. Grazie a Dio sono napoletano. Bella questa. Siamo napoletani. Non tutti nascono napoletani. Grazie a Dio. E non tutti sono fortunati qui. Regni. La testa alta, cammini con superiorità. Ma tu te ne accorgi ora già dai bambini piccoli? Sempre diritto. Forza Napoli. Noi siamo fieri della nostra squadra. Anzi, l'amiamo. Loro sono magnifici, ti posso riprendere pure a te. Lo so che questa te la tiene come ricordo. Napoli sempre. Hai stato pure a Birondero. Numeri uno. Amici per la pelle. E sono pure buon augurio. Numeri uno. Diciamo che stiamo a Napoli e sono solamente le 3:15 di notte. Forza Azzurri. Grazie. Ti voglio bene. Grazie.